Benvenuti amiche e amici della Soffitta, dove oggi vi porterò nel cuore del cinema pop, quello che mescola stile, azione e un pizzico di follia tipica dei film di culto. Il film di cui parliamo è uno di quei capolavori che ha scritto la storia del cinema di genere italiano. Diabolik, diretto da Mario Bava nel 1968. Diabolik, ispirato al celebre fumetto creato da Angela e Luciana Giussani nel 1962, racconta le imprese di un ladro geniale, un vero e proprio criminale che ruba miliardi di dollari senza mai farsi scoprire. Con il volto di John Philip Law, Diabolik è un uomo affascinante, misterioso e senza scrupoli, che compie le sue rapine con uno stile inconfondibile, sfruttando tecnologie futuristiche e travestimenti. La sua compagna Eva Kant, interpretata dalla bellissima Marisa Mel, è l'emblema della sensualità e della bellezza senza tempo. Insieme formano una coppia di ladri perfetti, che vivono in una base segreta, tra gioielli rubati, colpi spettacolari e inseguimenti mozzafiato. Il film gioca con le convenzioni del genere spy thriller, mescolando elementi di giallo, azione e perfino di fantascienza. Le rapine vengono eseguite con una precisione chirurgica, ma il vero cuore pulsante della storia è il fascino e la tensione erotica che circonda il personaggio di Eva Kant. Lei, come l'Irma Vep del cinema muto, è la femme fatale perfetta, misteriosa, incantevole, sempre al fianco di Diabolik, eppure mai priva di un suo potere seduttivo e simbolico. Mario Bava, noto maestro del cinema di genere e regista di culto nel panorama giallo e horror, dirige questo film con la sua inconfondibile mano visionaria. Con Diabolik, Bava si tuffa nel mondo del fumetto, ma lo fa a modo suo, portando sullo schermo una pellicola esteticamente impeccabile, ricca di colori vivaci, luci psichedeliche e un montaggio frenetico che enfatizza la tensione e l'azione. Il film è un'opera di pura pop art, con una fotografia che ricorda un quadro psichedelico e una scenografia incredibilmente stilizzata. È il trionfo dell'immagine, della forma, un gioco di colori e luci che rivela un'arte visiva all'avanguardia per l'epoca. L'elemento che però rende Diabolik un film indimenticabile è il suo tono, un mix di ironia e serietà che non scivola mai nel banale, un affresco che celebra il crimine come se fosse un atto di eleganza, un'arte raffinata. John Philip Law, nel ruolo di Diabolik, porta sullo schermo un personaggio di una sensualità glaciale, un ladro che non ha paura di essere ciò che è, affascinante, diabolico e imprevedibile. Ma non sarebbe lo stesso senza Marisa Mel, che nel ruolo di Eva Kant è l'incarnazione della bellezza e della seduzione. Con il suo fascino misterioso e il suo sguardo ipnotico, Eva Kant è l'anima del film. La sua presenza incanta lo schermo e diventa il vero motore delle azioni di Diabolik. La sua bellezza, che sfida la legge e la convenzione, è esibita in modo sensuale ma mai volgare, creando una chimica perfetta tra i due protagonisti. La pellicola vanta anche un cast di supporto interessante, con Michelle Piccoli nel ruolo dell'ispettore Ginko, un personaggio comico e all'apparenza inetto, ma che fornisce un contrasto perfetto con l'arroganza di Diabolik. Piccoli non è solo un detective, ma un elemento di follia comica che rende il film ancora più unico. Se inizialmente il film non fu un grande successo commerciale, con il passare degli anni, Diabolik è diventato una pellicola di culto, apprezzata per la sua estetica visiva e la sua capacità di mescolare i generi, lo stile pop, l'umorismo sottile, la musica di Ennio Morricone, che mescola jazz, rock e musica psichedelica, e le sue spettacolari scenografie hanno reso il film un punto di riferimento per le generazioni successive, influenzando non solo il cinema, ma anche la musica e la moda. Tuttavia, le sorelle Giussani, creatrici del fumetto originale, non furono particolarmente entusiaste del film di Bava. Le ragioni principali risiedevano nel fatto che il film di Mario Bava non rispecchiava fedelmente il tono serio e oscuro del fumetto, portando il personaggio di Diabolik a una dimensione più pop e teatrale. In particolare, le Giussani non apprezzarono la rappresentazione di Eva Kant,
che nel film sembrava meno attiva e potente rispetto alla sua controparte fumettistica, dove Eva era una figura decisamente più indipendente e determinata. Le Giussani temevano che l'umorismo e la vena psichedelica del film potessero ridurre la gravità del personaggio e della sua storia, trasformando Diabolik in qualcosa di più simile a un personaggio di una comicità nera, piuttosto che il criminale sofisticato e determinato che avevano creato. Nonostante ciò, Diabolik di Bava ha guadagnato con il tempo una nuova vita, venendo apprezzato per il suo approccio innovativo al materiale di partenza e per il suo stile unico. Cosa dire di questo film? È un'esperienza visiva che non si dimentica facilmente. Non è solo una storia di ladri e poliziotti, ma una vera e propria celebrazione della bellezza, del crimine e della seduzione. Ogni scena è una gioia per gli occhi, tra auto sportive, effetti speciali all'avanguardia e un'atmosfera da fumetto che non è mai banale. Diabolik resta un'opera affascinante che merita di essere riscoperta, soprattutto per l'immagine iconica di Eva Kant, che non solo incarna l'amore per il crimine, ma lo fa con una classe e una sensualità senza pari. In conclusione, Diabolik è uno di quei film che risplende nel tempo. Se amate il cinema che sa giocare con le forme, che sa essere divertente e allo stesso tempo provocante, non potete non vederlo. Una chicca del cinema italiano che celebra l'intelligenza, il carisma e la bellezza di due protagonisti indimenticabili. E voi, quale rapina vi è piaciuta di più? Vi aspetta una maratona di Diabolik. E ricordate, la seduzione è un'arte, e questa pellicola lo sa meglio di chiunque altro. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione. Iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu. Ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.